Negli ultimi 5 anni di attività ho incontrato la bellezza di 11.200 persone. Eccoci qua in un nuovo video sul mio canale YouTube, location diversa dal solito. Purtroppo oggi avrei potuto utilizzare o la scusa del tempo per non aver tempo a registrare questo contenuto, oppure trovare una soluzione a ottimizzare il tempo. Quindi eccomi qua, finalmente che mi avvio verso un appuntamento di lavoro che ho importante. Abbiamo un evento, un meeting, ottimizza e facciamo anche questo contenuto che sono sicuro che potrà esservi super utile. Come avete letto dal titolo, negli ultimi 5 anni di attività ho incontrato la bellezza di 11.200 persone tra meeting, Zoom, appuntamenti come questa sera e tantissime altre occasioni, e queste sono le 3 cose che ho imparato, che ovviamente adesso vi dirò a breve. Devo dire una cosa, voglio fare una premessa. Sicuramente queste sono, diciamo, 3 caratteristiche comuni che ho individuato, dal quale ve le voglio condividere semplicemente per estrapolare una lezione. L'obiettivo di questo canale è proprio quello di diffondere un messaggio. Guarda tutto il video fino alla fine, sai perché? Perché durante questo video ci sarà un piccolissimo frame, apparirà un'immagine, e chi si accorgerà di questa immagine che appare e la scriverà nei commenti vincerà dei soldi. Quindi guarda molto dettagliatamente il video, perché appena lo troverai lo puoi scrivere e sai, siamo a dicembre, qualche soldino in più da regalare in questo periodo natalizio non fa mai male. Detto questo, voglio condividervi la prima caratteristica che mi sono segnato sul mio secondo telefono, e ho notato un comportamento comune di queste 11.200 persone che ho incontrato e conosciuto. L'ho definita distrazione selettiva, ovvero tutto quello che succede e che a volte tendiamo a focalizzarsi su cose che realmente non contano. Sono alcuni momenti della nostra vita in cui magari riteniamo che sono più importanti certe cose, come per esempio a 16 anni divertirsi, giocare, passare il tempo, trovare un modo. Magari verso i 18, 19, 20 anni iniziare a costruirsi anche un portafoglio, quindi avere una sorta di stabilità economica, comprare la macchina, comprare la casa, come per esempio magari poi quando si cresce o focalizzarsi più su essere in salute, quando magari si arriva sopra i 30, ancora non ci sono arrivato, però già io mi sto preoccupando in questo momento di comportarmi bene in questa giovane età, in modo tale che a 30 anni, se mi sarò comportato bene, verrò premiato, se mi sono comportato male, diciamo, verrò penalizzato, cioè se ho trattato male il mio corpo verrò penalizzato, al contrario verrò premiato. E io non dico quello che oggi sto per condividerti che è giusto o sbagliato, voglio semplicemente dare il mio punto di vista, o perlomeno cercare di riallineare un po' quelle che sono le priorità. E questo è quello che, secondo il mio punto di vista, le persone dovrebbero fare: ogni tanto fermarsi, prendere una boccata d'aria, riflettere e concentrarsi su quello che realmente conta nella vita. Sicuramente c'è di meglio che far serate e spaccarsi merda, siete d'accordo con me, no? E questa è una cosa comune che ho notato, che la maggior parte delle persone con cui ho parlato aveva obiettivi e priorità completamente sbagliate dal punto di vista. Ciò non significa che quello che faccio io è per forza giusto, però ripeto, se uno mi viene a dire guarda, la mia unica priorità organizzare il weekend, delle vacanze e quant'altro, ti dico ah sì, forse c'è anche qualcos'altro di più importante nella vita, come magari iniziare a pensare a costruire le proprie fondamenta per il tuo futuro, no? O magari iniziare a prenderti cura del tuo corpo, magari iniziare a preoccuparti come crearsi un'entrata slegata dal tuo tempo, in modo tale che un indomani se avrai una famiglia puoi permetterti di vedere crescere il tuo figlio, non farlo crescere magari ai tuoi genitori, ai tuoi nonni, ai tuoi zii o altre persone. Quindi questo è il primo punto: riallineare quelle che sono le priorità. Dal mio punto di vista sono 3 le priorità che un essere umano generalmente dovrebbe avere: preoccuparsi di avere più tempo, più soldi e più salute. Queste sono le mie 3 priorità. Secondo punto, caratteristiche, l'ho definito così, caratteristiche genetiche comuni. Cosa intendo? Tanti veniamo da un percorso. Hai mai conosciuto un tuo amico che, per esempio, non è mai andato a scuola o che
quando tutti iniziavano a lavorare, lui non è mai andato a lavorare, ha fatto altro. Tutti hanno fatto lo stesso percorso. Questo cosa significa? Che è come se ci fosse stata già scritta la nostra storia. Vai a scuola, prendi buoni voti, diplomati, trovati un lavoro, comprati una casa, comprati una macchina e metti su famiglia. Non c'è nulla di male in questo, attenzione, i miei genitori hanno fatto così, non gli è mai mancato nulla, però è anche vero da andare a specificare questa frase, non gli è mai mancato nulla delle cose basilari, del minimo, ok? Ma come penso tantissime altre persone, questo non significa che allora se fai questo sei uno sfigato, che non hai soldi, che non hai tempo, che non andrai da nessuna parte. Assolutamente no. Sicuramente se qualcuno però ha delle ambizioni, questa non è la strada migliore, in totale sincerità. Non è la cosa migliore perché io dico, guarda le altre persone e quello che succede agli altri, magari lo fanno da un tempo di te, questo percorso, probabilmente è quello che succederà anche a te. E di queste 11.200 persone che ho sentito, ho individuato delle caratteristiche comuni, dei ritratti comuni, come per esempio il fatto che generalmente tutte queste persone con cui parlavano generalmente gli stessi identici problemi, come per esempio tutti hanno problemi di tempo, tutti hanno problemi di soldi. La mia domanda è, con il quale ti voglio lasciare, a far quello che fanno tutti gli altri, secondo te, ti faccio riflettere, è possibile ottenere risultati anche diversi? Ovviamente no, ovviamente no. L'unico modo che hai per ottenere risultati diversi è che tu inizi a fare cose diverse che tutti gli altri non fanno. Ovvio, tante volte non ci pensa nemmeno perché non c'è mai stato qualcuno con una faccia di M come la mia che ti venisse qua e ti dicesse: bene, renditi conto in che situazione sei, forse non è arrivato il momento di cambiarla, ecco la soluzione. Bene, a volte una persona non fa mai questo cambiamento proprio per questo motivo, purtroppo. Sta di fatto che al giorno d'oggi, ripeto, non c'è nulla di male per quel percorso, se però tu sei una persona ambiziosa, che voglia di fare, che voglia di lavorare, che ha obiettivi e che hai delle priorità o perlomeno hai dei principi molto simili alle mie, come potrebbe essere più soldi, più tempo, più salute, secondo me la più importante è la salute oltre al tempo e ai soldi, allora mi dispiace dirlo, ma non puoi fare quello che fanno tutti gli altri, perché guarda un po', la cosa che fanno tutti gli altri ha portato 11.200 persone a trovarsi in una situazione di non aver tempo e non aver neanche soldi. L'ultimo punto, con il quale, il terzo punto, l'influenza della nostra attitudine, della nostra postura, ragazzi. Sapete, il nostro corpo, in base a come noi ci comportiamo, atteggiamo, in base alla nostra attitudine, determina anche poi quello che è il nostro feeling, come siamo durante la giornata, se siamo felici o tristi. E prova a pensare questi due scenari. Una persona che la sua postura è molto chiusa, spesso è tutto incrociato, braccia incrociate, gambe incrociate, occhi incrociati, tutto incrociato. Che messaggio trasmette? A se stesso trasmette un messaggio di essere chiuso in se stesso, che si vergogna di qualcosa e molto probabilmente lo stessa percezione ce l'hanno anche le altre persone su di lui. Immaginatevi questa persona che ha servizi o prodotti da vendere e si atteggia in questo modo con i clienti. Probabilmente non riuscirebbe neanche a vendere bare perché appena inizierebbe la gente smetterebbe di morire. Al contrario, invece, persone che magari hanno un tono di voce molto sicuro, molto scandito, camminano col petto in fuori, testa alta, molto decisi, molto sicuri, si prendono cura di sé, vanno spesso dal parrucchiere, vanno spesso all'estetista, si vestono bene. Ignorate un po', probabilmente queste persone riuscirebbero addirittura a vendere ghiaccio agli eschimesi. Qual è il motivo? Che la tua attitudine determina anche il tuo livello di altitudine. Voglio lanciarti questa challenge. Inizia a filmarti, magari in diversi momenti della giornata, dove è come se qualcuno, filmandoti, cos'è che succede? È come se il tuo corpo, la tua mente iniziasse a percepire come gli altri ti percepiscono, perché quando tu ti fai un video come questo, è come se io avessi una persona di fronte a me che mi sta inquadrando e io mi sto autovedendo. Bene, da lì inizia a migliorare, inizia a capire come puoi atteggiarti meglio, comunicarti meglio, vestirti meglio, prenderti
più cura di te stesso, perché questo influenzerà positivamente in primis su di te. Ok, quindi sicuramente la tua attitudine sarà cambiata e sarà migliorata molto probabilmente, perché quando tu ti vedi sicuro e convinto di te stesso, anche il tuo stato d'animo cambia. Al contrario, quando ti vesti male, quando non ti prendi cura, è difficile che tu hai un tuo stato d'animo positivo, alto, di vibrazioni. Al contrario, sarà molto basso. E molto probabilmente le persone attorno a te lo noteranno, ed ecco perché non riuscirai probabilmente, non dico a vendere un servizio o un prodotto, ma nemmeno a essere convincente, nemmeno a essere attraente per una ragazza, per un partner. Quindi fai questa sfida, inizia a filmarti in diversi momenti della giornata, inizia a vedere dall'esterno come le persone ti possono notare per migliorare il tuo livello di attitudine. Migliorando il tuo livello di attitudine, indovina un po', migliorerai anche il tuo livello di altitudine. Per questo video è tutto, io sono qua, bloccato nel traffico, che divertimento, però almeno ho ottimizzato il mio tempo. Fammi sapere se hai trovato questa immagine nascosta all'interno di questo video, perché se l'hai trovata, scrivilo nei commenti e vincerai dei dindini. Detto questo, buona giornata e buon lucro. Ciao a tutti!